Ciao a tutti amiche e amici di YouTube, io sono Angela e questa è la libreria di Exoteric World. È con questo nome che mi trovate sui social. In passato abbiamo esplorato insieme due opere che hanno segnato profondamente la cartomanzia contemporanea, il Notoria Tarot in Light e il Goetia Tarot in Darkness, nati dal genio visionario di Fabio Listrani, ma sentivamo che mancava qualcosa. Le immagini erano potenti e quasi ipnotiche, ma sussurravano segreti che richiedevano una voce per essere spiegati appieno. Oggi quel cerchio finalmente si chiude. Lo Scarabeo ha pubblicato 2 volumi speculari che portano lo stesso titolo dei mazzi. Non chiamateli semplici manuali, sono veri e propri grimori moderni che completano un'opera alchemica iniziata anni fa. In questo video non recensiremo di nuovo le carte, ma useremo questi libri come una bussola per navigare nell'abisso e nella luce di Fabio Listrani. Se il video vi piacerà e vorrete sostenere il mio lavoro, potete farlo iscrivendovi o abbonandovi al canale. Fin da ora vi ringrazio se l'avete già fatto o se considerate farlo. Adesso cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me. Per chi conosce già i mazzi ricorderà bene la loro sfida cromatica e filosofica, due poli opposti che dialogano senza mai annullarsi, mentre per chi invece li incontra per la prima volta lasciate che ve li presenti e se volete vederli meglio vi lascio i link delle recensioni in descrizione e potete cliccare anche le schermate a fine video. Da una parte Notoria, con la sua estetica bianca, eterea, un linguaggio visivo che richiama la teurgia, le gerarchie angeliche, l'ordine luminoso delle forme. Dall'altra parte Goetia, un'immersione nel nero assoluto, nella materia, nel lato demoniaco e istintivo dell'esperienza umana, un viaggio che non teme l'ombra, anzi la usa come strumento di conoscenza. Se i mazzi sono stati il nostro strumento di divinazione, questi libri diventano il nostro strumento di comprensione. Quante volte, osservando una carta degli strani, magari ci siamo chiesti perché proprio questo sigillo, perché questa geometria, questa creatura, questa architettura impossibile? Ecco, in queste pagine l'autore apre il codice sorgente del suo universo, rivelando la logica, la tradizione e l'immaginario che hanno dato vita a ogni singolo dettaglio. E adesso iniziamo proprio con il Notoria. Il progetto Notoria nasce come approfondimento della dimensione angelica e dei 72 nomi di Dio, la Shem Ameforash. Fabio Listrani non si limita a descrivere, costruisce un vero e proprio grimorio moderno dove teoria e pratica si intrecciano. Ogni spirito è presentato con una struttura chiara, un linguaggio visivo preciso e un intento concreto, rendere accessibile la conoscenza angelica non come dogma, ma come esperienza quotidiana. È un lavoro che traduce la teurgia in immagini e parole contemporanee, con la stessa cura che Listrani ha dedicato ai suoi mazzi Notoria e Goetia. Ci tengo subito a dirlo che alla fine trovate delle note sulla figura dell'autore, che se dovesse vedere questo video approfitto per salutarlo. Ho avuto il piacere di conoscerlo e di averlo incontrato in varie circostanze, e in una di queste mi ha autografato al momento solo il Notoria, perché in poco tempo il Goetia era andato praticamente a ruba. L'ho recuperato successivamente, alla prima occasione mi farò autografare anche il Goetia. Fabio Listrani è un artista autodidatta, illustratore e musicista romano, noto per le sue collaborazioni con Marvel, Titan Comics e lo Scarabeo, appunto. Dai Night Sun Tarot ai Santa Muerte Tarot, Voodoo Tarot, fino ai ovviamente Goetia e Notoria, Listrani ha costruito un linguaggio visivo riconoscibile, oscuro e luminoso insieme, che unisce arte digitale, simbologia esoterica e cultura pop. Il suo percorso è quello di un artista alchemico capace di trasformare ogni progetto in un ponte tra mondi, fumetto, arte, magia e filosofia. Questo libro è una prima edizione pubblicato da Lo Scarabeo
nel settembre 2025. Trovate prima di tutto il sommario, eccolo, una prefazione di Damien Eccles e poi l'introduzione. Questa è una riflessione sulla ricerca della luce divina dentro l'esperienza umana. Lissani spiega che il regno di Dio non è un luogo esterno, ma una condizione interiore, un processo di consapevolezza e trasformazione. L'autore descrive Notoria come un grimorio moderno. Il suo intento è offrire strumenti concreti per integrare la dimensione spirituale nella quotidianità, senza dogmi, ma con curiosità e sperimentazione. Questa è una pagina molto importante perché Lissani collega Notoria e Goezia come due poli complementari, luce e oscurità, angeli e demoni, due linguaggi che si completano e si rispecchiano. Insieme formano un'unica opera alchemica che invita a esplorare la totalità dell'essere umano, la parte luminosa e quella ombra, per comprendere davvero la magia evocatoria. Ci troviamo adesso a vedere qui il primo capitolo che pone le basi teoriche e simboliche del progetto Notoria. Lissani racconta come l'Ars Notoria, parte della piccola chiave di Salomone, unisca magia, conoscenza e formazione spirituale. Gli angeli, presenti in molte tradizioni, non sono figure solo luminose, ma mediatori complessi tra umano e divino. Vengono descritti come codice sorgente di potere divino, funzioni che traducono l'energia creatrice in forme accessibili. Infatti qui troviamo i vari paragrafi. I 72 angeli non sono semi interiori, sono semi interiori, scusate, potenzialità del subconscio che si attivano con consapevolezza. Lissani interpreta anche come stadi evolutivi dell'essere umano, un cammino di risveglio, purificazione e integrazione. Compare la visione di Crowley, dove l'angelo custode è il vero sé, guida verso la volontà autentica, e poi questo capitolo si chiude sul subconscio e la magia cerimoniale. Sigilli, immagini e tarocchi diventano strumenti per dialogare con la mente profonda e trasformare l'esperienza spirituale in pratica quotidiana. Passiamo al secondo capitolo. Questo capitolo spiega perché esistono proprio 72 angeli. Lissani mostra come il nome divino sia una formula simbolica potentissima, una sorta di equazione sacra, e propone anche una lettura più moderna. I 72 angeli come facoltà interiori, potenzialità della mente che possono essere attivate tramite nome, sigillo e immagine. Introduce l'albero della vita come mappa della coscienza. Malkuth è la mente razionale, le altre Sefirot rappresentano livelli più profondi della psiche. Salire l'albero significa alleggerire l'ego e avvicinarsi alla fonte. Il capitolo si chiude con una panoramica dei cori angelici, ognuno legato a una sefira e a una funzione precisa. Ad esempio, gli angeli che trovate qui lavorano sull'inconscio, gli arcangeli danno forma ai pensieri, i principati governano emozioni e creatività, virtù trasformano e mediano tra spirito e materia, potestà sono forza, decisione e taglio netto, e poi troviamo il coro angelico delle dominazioni, i troni, i cherubini e i serafini. E passiamo adesso al terzo capitolo.
Il terzo capitolo spiega come ogni angelo del Notoria sia collegato a un sistema di attribuzioni simboliche. Qui trovate l'immagine di riferimento, ve la mostro meglio tramite la carta e ovviamente trovate qui rappresentato, diciamo, a fianco il sigillo dell'angelo, il numero, il nome dell'angelo, il numero della carta dei tarocchi, il nome della carta dei tarocchi, l'attribuzione planetaria, l'attribuzione zodiacale e poi infine l'attribuzione tradizionale dell'angelo. L'Istari mostra la struttura che lega i 72 angeli e i 72 demoni come polarità complementari, due energie che si bilanciano in un'unica architettura spirituale. Ogni angelo è connesso alle Sefirot dell'albero della vita e ai cori angelici, creando un ponte tra il divino e l'umano. Ci tengo a precisare ovviamente che gli spiriti dal 73 al 78 che compongono il Notoria Tarot rappresentano i 4 arcangeli principali. Li troviamo ben spiegati, quindi come vedete qui dal 73 troviamo Rafael, Gabriel, Uriel e Michael, ognuno collegato a uno dei 4 strumenti del bagatto: spada, bacchetta, coppa e pentacolo, e quindi ai 4 assi dei tarocchi. Diciamo che le ultime 2 carte del Notoria sono dedicate a Metatron e all'angelo caduto Lucifero. Eccoli qua. Qui abbiamo Metatron e appunto Lucifero. Quindi il Notoria Tarot diventa nel suo complesso un sistema di comunicazione energetica dove ogni carta è un programma angelico che traduce la luce spirituale in esperienza concreta. E qui trovate tutto lo schema completo delle attribuzioni e proprio in questo capitolo, nel terzo appunto, entriamo proprio nel cuore del Notoria con la spiegazione delle carte. Infatti vi mostro di nuovo giusto un esempio, perché è vero che trovate l'immagine proprio della carta, però effettivamente, come potete vedere, la carta stessa qui a fianco ci sono tutti i riferimenti che vi ho mostrato precedentemente. E adesso passiamo al quarto e quinto capitolo. I capitoli 4 e 5 introducono la parte pratica e psicologica del Notoria. L'Istrani spiega come lavorare con le immagini e i simboli senza rituali complessi. La vera magia nasce dalla mente, dalla capacità di concentrazione e visualizzazione. Gli esercizi proposti servono a visualizzare attenzione, memoria e immaginazione, trasformando la pratica in un percorso di autoanalisi e conoscenza di sé. La magia cerimoniale viene reinterpretata come dialogo interiore. Il rituale non è un atto esterno, ma un modo per ristrutturare la psiche e orientare le emozioni. Ogni gesto, colore, profumo diventa un linguaggio per comunicare con il divino dentro di noi. Questi capitoli completano il percorso con metodi di lettura e applicazione. Infatti troviamo la prima evocazione, Tau, angelo custode, la lettura tradizionale a 3 carte e via discorrendo. Troviamo ulteriori informazioni nel quinto capitolo su alchimia e colori, astri e pianeti. E infine troviamo
Eccoli qui, graficamente sigilli e monete. Qui si impara a interpretare le carte e i simboli come specchi della conoscenza, non come predizioni. L'autore invita a un approccio libero, personale, dove ogni lettura diventa un esercizio di connessione e consapevolezza. Il Notoria non è solo un sistema di divinazione, ma un manuale di trasformazione mentale e spirituale che insegna a leggere il mondo e se stessi attraverso la luce degli angeli. Dopo aver esplorato la luce del Notoria, passiamo ora al suo gemello oscuro, Goetia. Eccoci di fronte al Goetia, anche questo volume è stato stampato nel settembre 2025 e pubblicato dallo Scarabeo e completa l'opera in modo speculare, portandoci dall'altra parte dello specchio, dove l'ombra diventa linguaggio, struttura e conoscenza. Il Goetia si apre appunto con il sommario, poi trovate una prefazione di Damien Eccles e l'introduzione di Fabio Listrani. Questa è fondamentale perché è qui che Listrani spiega davvero cosa ha voluto fare con questo progetto. Spiega che questo progetto nasce dal desiderio di rinnovare l'Ars Goetia, sia nell'aspetto visivo che nell'approccio. Ha studiato le fonti più autorevoli, Crowley, Levi, Skinner, Fusco, per offrire una visione ampia, moderna e non demonizzante del concetto di demone. Ogni demone non è presentato come una figura malvagia, è una corrente dell'inconscio, una forza simbolica che abita la nostra ombra e che può guidare verso una comprensione più profonda di sé. Per questo Lisanen chiarisce aspetti storici, psicologici e perfino scientifici, mostrando che scendere nell'ombra non è una caduta, ma un atto di conoscenza. A questo si aggiunge un punto fondamentale. Goetia e Notoria sono due opere gemelle, pensate per completarsi. Goetia rappresenta le tenebre, le energie profonde e inconscio, Notoria appunto, come abbiamo visto, rappresenta la luce, la consapevolezza e la ragione. La psiche umana nasce proprio dall'incontro di questi due poli, ombra e luce, che si inseguono, si equilibrano e si trasformano a vicenda. Listrani unisce appunto le fonti medievali, la cabala, l'alchimia, l'astrologia in un linguaggio visivo moderno e intuitivo, pensato per chi legge i tarocchi e lavora con la propria interiorità. E adesso andiamo a vedere il primo capitolo che apre ricordando che il daimon antico non era un essere malvagio, ma una forza intermedia, ambigua e guida del destino umano. Solo con l'ebraismo e il cristianesimo questa figura viene trasformata in qualcosa di negativo, mentre gli aspetti positivi passano agli angeli. Listrani mostra come la distinzione originaria fosse molto più sfumata. Angeli e demoni erano simili, entrambi ibridi e potenti, e la demonizzazione è stata spesso un modo per escludere ciò che non rientrava nelle norme sociali, comprese donne indipendenti, guaritori e figure marginali. Il testo attraversa poi il Medioevo, il Rinascimento, quando nascono i grimori e l'erme torna a essere una figura complessa, custode di conoscenze e abilità che riflettono anche le disuguaglianze dell'epoca. Da qui si arriva a Jung e al concetto di ombra. I demoni diventano simboli delle parti rimosse della psiche, energie interiori che possiamo integrare per crescere. Anche la magia cerimoniale viene riletta come un linguaggio psicologico. Rituali e sigilli servono a dialogare con le nostre forze profonde, non
non a comandare entità esterne. Il capitolo quindi ripercorre poi la storia della Goezia, dal mito di Salomone alle fiabe, ai miti, dove figure demoniache cambiano il destino ma richiedono responsabilità. Il messaggio è chiaro: ogni potere ha un prezzo e o domini la forza o ne diventi schiavo. E Listrani chiude riportando tutto al presente, riconosce la complessità dei rituali antichi, ma propone una versione più accessibile e moderna. I demoni diventano parti della mente da osservare e trasformare e il Goetia Tarot nasce proprio per rendere questo lavoro più intuitivo. E adesso passiamo al secondo capitolo. Il capitolo introduce la Cabala come un sistema che descrive il rapporto tra l'infinito e il mondo materiale attraverso l'albero della vita. 10 Sephiroth che sono insieme livelli dell'universo o stati della psiche. L'Istani mostra come questo schema con i suoi 3 pilastri e le sue forze opposte rappresenti un percorso di integrazione e crescita e come sia diventato la base di molte tradizioni magiche moderne, inclusa la struttura dei tarocchi. A questo si affianca l'albero della conoscenza, la sua controparte oscura, le Qliphoth, i gusci lasciati dalla creazione, simbolo delle parti rimosse e non integrate. In questa visione i demoni sono scintille cadute, frammenti di luce che permettono di dialogare con il divino attraverso l'ombra. È il fondamento del sentiero della mano sinistra, un percorso di emancipazione e trasformazione che passa attraverso ciò che è nascosto, invece di evitarlo. Da qui il discorso si sposta sull'inconscio, sul non si può comunicare con la parte oscura della mente usando la logica, ma attraverso immagini, simboli e nel riconoscere ciò che è rimosso, di dargli forma e trasformarlo in alleato. Il capitolo si chiude spiegando perché esistono i 72 demoni. Il numero deriva dalla Shem Ameforash, il nome di Dio ha 72 lettere. Angeli e demoni sono due aspetti della stessa emanazione, luce e ombra di un unico principio. La parola divina diventa così la chiave che unisce questi mondi e permette di comprenderli come parti complementari della stessa natura e struttura spirituale. Il terzo capitolo entra poi nel vivo e quindi nel cuore della Goezia, spiegando come ogni rappresentazione dei 72 demoni non sia solo un'immaginazione, ma un sistema di simboli e corrispondenze. L'Istari mostra che ogni singolo pianeta o segno zodiacale è parte di un linguaggio archetipico, un codice che il subconscio può attivare. E in questo senso la magia non è un insieme di formule fisse, ma un linguaggio che si adatta a chi lo usa. E quindi qui troviamo proprio tutta la struttura. Anche qui troviamo le associazioni e le attribuzioni, come identificarle. Adesso vi mostro anche la carta, eccola qui, così potete vederlo meglio, come l'abbiamo visto precedentemente per le carte del Notoria. Abbiamo il sigillo del demone, il numero, il nome del demone, il numero della carta dei tarocchi, il nome ovviamente della carta dei tarocchi, poi l'attribuzione planetaria, l'attribuzione zodiacale e l'attribuzione tradizionale del demone. Le illustrazioni includono anche i 4 strumenti del bagatto. Adesso ve li mostro perché li trovate proprio qui, appunto a partire dal 73, spada, vaso, disco e bacchetta, poi che corrispondono ai 4 assi.
ai 4 assi, e poi troviamo Lilith, eccolo qui, e poi Lucifero. E quindi infine cosa fa l'estraneo? Effettivamente presenta tutti e 72 i demoni del Goezia, ciascuno con le proprie qualità, influenze e poteri. Non sono figure di male assoluto, come abbiamo potuto capire, ma energie che riflettono emozioni e possibilità umane, come i pianeti e i tarocchi a cui sono appunto collegati. È un capitolo che introduce la logica del progetto, quindi non esistono formule fisse, ma un codice che si adatta a chi lo utilizza. Io qui mi sono soffermata, mi soffermo proprio su questa carta. In particolare vi ho mostrato anche quella precedente, perché ovviamente è quella che diciamo la struttura che troverete per ogni singola carta. Quindi abbiamo i numeri di riferimento, le attribuzioni, diciamo il sigillo e la spiegazione con l'interpretazione. Qui ve la mostro. Infatti trovate questa bellissima figura. E adesso passiamo agli ultimi capitoli. Il quarto capitolo, che adesso vi mostro, eccolo qui, introduce la parte più pratica del Goezia. Qui Listrani propone una serie di esercizi e metodi per esplorare il proprio lato oscuro, imparare a interagire con uno o più demoni, ma in chiave psicologica e accessibile. Non servono rituali complessi o materiali rari, bastano strumenti semplici, carta, penna e le carte del Goetia Tarot, e la volontà di osservare se stessi con sincerità. Gli esercizi sono disposti in ordine crescente di difficoltà e conducono gradualmente verso una maggiore capacità di concentrazione e visualizzazione. L'autore sottolinea che non esiste un metodo unico o infallibile, ognuno deve trovare la propria via, quella che risuona con la propria mente e sensibilità. La magia in questa prospettiva non è un insieme di formule, ma un processo mentale simbolico, un viaggio interiore che usa l'immaginazione come strumento di conoscenza. Infatti qui trovate la prima evocazione, la lettura tradizionale a 3 carte, la carta nera, lo shadow work, eccetera. Ecco, la rivelazione, spirito guida, l'evocazione astrale, e poi ovviamente ci avviciniamo al quinto ed ultimo capitolo, che offre una guida essenziale alle attribuzioni astrologiche e planetarie del Goezia. Non è un trattato completo, ma una sintesi utile per capire come leggere le carte. Ogni demone ha il suo sigillo, la sua carta dei tarocchi, un segno zodiacale, come abbiamo visto, un pianeta e un grado gerarchico, proprio come appunto abbiamo visto precedentemente, e come troviamo proprio nella Goezia di Salomone. Queste corrispondenze aiutano a interpretare le carte in modo più ricco, collegando astrologia, tarocchi e simbolismo demonologico. È una sezione pratica pensata per orientarsi rapidamente tra energie, influenze e poteri, e per dare profondità alla lettura delle 78 figure. E poi infine ovviamente trovate le note sull'autore. In conclusione, andiamo a prendere anche il nostro Notoria. La forza di questi 2 volumi non sta solo nella loro bellezza o nella cura editoriale, ma nella loro sinergia. Lestane ha costruito un sistema binario in cui Goezia e Notoria si rispecchiano e si completano. La luce dell'uno definisce i confini dell'ombra dell'altro, e l'ombra restituisce profondità alla luce. Leggendoli insieme, ovviamente io lo consiglio,
ci si accorge che non sono due opere separate, ma le due metà di un'unica architettura simbolica. Per chi possiede i mazzi, questi testi cambiano radicalmente il modo di leggere le carte, non ci si affida più solo all'intuizione o alla guida rapida. Ogni stesa diventa un tassello di una filosofia più ampia, sostenuta da un rigore storico, iconografico e psicologico che trasforma la cartomanzia in un vero percorso iniziatico. Lo Scarabeo ha fatto un lavoro impeccabile, rendendo questi libri non solo strumenti di studio, ma oggetti da collezione, capaci di nobilitare qualsiasi libreria esoterica. Personalmente considero l'opera di Listani una delle più coerenti e profonde degli ultimi anni, un invito a ricordarci che siamo fatti di luce e di ombra, di materia e di mito, di abissi e di stelle. E ora tocca a voi, vi sentite più chiamati a esplorare l'oscurità di Goezia o lasciarvi attraversare dalla luce di Notoria? Scrivetemelo nei commenti. Grazie per aver condiviso questo viaggio con me, ci vediamo nei prossimi video.